Quando io racconto che vengo qua uno dice sì, ma noi abbiamo bisogno dei diritti umani. Sì, ne abbiamo bisogno, come abbiamo bisogno di respirare l'aria. Se tu chiedi anche a persone che incontri per la strada, ma tu sei orgoglioso di essere europea? Sì, e perché? Ma è cultura, è identità, è storia, è appartenenza. Non mi vedrei in nessun altro posto che in Europa. L'Europa per me è casa. L'emiciclo è la nostra aula, l'aula dove ci sono le sessioni dell'Assemblea parlamentare e dove votiamo. Che cosa voto? C'è una risoluzione sull'Ungheria. Io entro e vado a votare. Allora, vogliamo fare un briefing? Se riesco dovrei intervenire sulla questione dei giornalisti a Gaza. Domani intervengo anche sui movimenti giovanili e la democrazia, è un report. Io essendo Youth Rapporteur della Commissione Affari Sociali parlerò all'emiciclo. Stamattina c'è stata la riunione del gruppo politico SOC, di cui faccio parte, Socialisti, Democratici e Verdi, e abbiamo parlato del tema Gaza. Noi chiediamo azione concreta, compatta all'Europa. L'Europa in questo momento è paralizzata. Thank you. Aurora Floridia is next. Di fronte all'inazione politica la società civile si è mobilitata, dimostrando con la flottiglia coraggio e grandezza morale attraverso la non violenza. Non violenza che i giornalisti esercitano ogni giorno nel loro lavoro, veri difensori dei diritti umani, soprattutto nelle aree di conflitto. Noi facciamo parte del Consiglio d'Europa, quindi culla dei diritti umani, democrazia e Stato di diritto. Il Consiglio d'Europa è nato dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale ed è il pilastro dei diritti umani e delle relazioni internazionali. Condannare la violazione dei diritti umani è nostro compito. E allora voglio ricordare qui Mariam Abu Daqqa, giornalista palestinese uccisa a Gaza alla fine di agosto di quest'anno. Se vogliamo che le sue parole abbiano un senso, dobbiamo far sentire la nostra voce a difesa dell'umanità, della libertà di espressione e del diritto alla vita, anche qui oggi al Consiglio d'Europa. Grazie. Vorrei anche parlarvi di tutti gli incontri che ho con attivisti che stanno lottando anche con la loro vita per i diritti umani. Io penso solo a Karamurza. Dopo Navalny in Russia è uno degli attivisti più famosi che è stato in carcere in Siberia fino all'anno scorso, avvelenato, che insieme a sua moglie sta lottando proprio per i diritti e la democrazia in Russia, chiedendo anche che non si condanni la popolazione russa ma il governo russo, Putin. I cannot tell you how important it was for me when I was sitting in that cell in solitary confinement in my Siberian prison, how important it was to know that I'm not forgotten. And this is where institutions like the Council of Europe can play a crucial role. The most important help for political prisoners is international public attention. Criticizing the war in Ukraine is a criminal offense in Putin's Russia. We have more political prisoners in Russia alone today than we had in the entire Soviet Union, and there are so many people for whom it's not only a question of unjust and unlawful imprisonment, but for whom it is actually a question of life or death. So we don't have a democracy, we have a dictatorship. We haven't had a free election in Russia for 25 years. We want Russia to stop being a threat, and for that we need to make sure that it gets a chance at becoming a democracy, a peaceful, democratic country. And that is our goal, and I believe that we need to work together towards that goal. Thank you. Thank you so much. Grazie. Thank you, and you too.
È fondamentale essere qui per garantire i diritti. Siamo una generazione che sta godendo di questi diritti che abbiamo acquisito nelle passate generazioni, ma si stanno anche sgretolando lentamente. Vediamo anche quanto sia instabile il momento geopolitico nella nostra Europa. È fondamentale riaffermarli e continuare a curare questi diritti. Qui c'è il cuore dell'Europa, direi di far conoscere a più persone possibili la Corte europea dei diritti umani, diritti dei bambini, cambiamento climatico, violenza contro le donne, diritti LGBT, diritto di manifestare. Tutte le cittadine e cittadini, quindi privati, possono rivolgersi alla Corte europea per i diritti umani una volta che si sono esauriti 3 gradi di giudizio nel loro paese. 46 giudici di 46 paesi, tanti sono nel Consiglio d'Europa, lavorano su questi casi, come quello sulle Klimaseniorin in Svizzera, che si sono battute per il diritto a vivere in un ambiente sano, hanno avuto anche riscontro positivo. Una volta che la giustizia viene assicurata, questo avrà un effetto a catena su tutto il paese. E questo è quanto sta succedendo per esempio nel caso della Svizzera relativo al cambiamento climatico, le ondate di calore, l'impatto che il cambiamento climatico ha sulla salute delle persone. Quindi non è vero che noi non possiamo incidere sulla politica e anche sulla vita sociale del nostro paese, non è vero, e questa è la dimostrazione. Le italiane e gli italiani conoscono poco la realtà di questa Corte e anche del Consiglio d'Europa. Questo è un tesoro da custodire, da tutelare, perché è un servizio a disposizione di tutte le cittadine e cittadini d'Europa. Stamattina abbiamo la Commissione Affari Sociali e si discuterà del mio report sul diritto all'abitare. Sono stati presentati alcuni emendamenti e verranno o accolti o bocciati. Sono stati approvati gli emendamenti su cui ero d'accordo, mentre invece sono stati bocciati per fortuna gli emendamenti che veramente erano inaccettabili anche rispetto ai diritti umani che in questa istituzione vanno assolutamente tutelati. E verso le 5 e mezza finalmente il mio primo report sul diritto all'abitare verrà presentato, discusso nell'emiciclo. A house is the second skin of the human being, a place of safety, protection and belonging, where we find shelter not only from the world outside, but also a sense of ourselves. It is a longing that exists in each of us. It is also a right which has been recognized internationally for decades, the universal human right to adequate housing codified in international law, including our European Social Charter. Sono particolarmente orgogliosa del fatto che nel mio report è inserito il concetto di domicilio e chiediamo ai Paesi membri di lavorare verso un riconoscimento di questo reato, il domicilio. As rapporteur, I have had the privilege of hearing from experts, communities and youth representatives across Europe and beyond. Their message is clear. Housing policies must be rooted back in human dignity, social justice and sustainability. Noi adesso abbiamo lavorato 2 anni sul diritto all'abitare. Comunque quando si presenta un report tu ci metti del tuo. Per esempio nel diritto all'abitare io ho chiesto di inserire il punto sull'impatto del cambiamento climatico, il punto di vista dei giovani rispetto all'abitare, come si immaginano loro l'abitare del futuro. Abbiamo fatto anche delle visite su campo, siamo andati a Vienna per conoscere l'approccio che Vienna ha rispetto al social housing, che è uno dei più conosciuti in Europa. Si cercano le best practices, si lavora anche sulle normative internazionali, si danno degli strumenti concreti ai vari Paesi membri che poi, se vogliono, lo desiderano, possono poi implementarli e portarli a casa loro. And in short, I have to say that housing must return to its rightful place as a human right, not as a speculative asset. It must be future-proof both socially and ecologically, and it must give young people the foundation they deserve to build their lives, because it is our second skin. Thank you.
Cosa ti aspetti da questo tuo intervento? Approvazione all'unanimità. All'una presenterò il side event che ho organizzato insieme a associazioni giovanili, esperte di diritto ambientale, sul diritto a vivere in un ambiente sano, pulito e sostenibile. Thank you so much to Neve for reminding us that we need to take action for our children today. A lot of member states are suffering from the climate change. We have 300 cases now at the European Court for Human Rights, and they are growing. We need a cultural process. We know that inaction costs more than action. Il tema giovanile, il dare più spazio ai giovani è un tema che mi tocca molto e quindi mi occupo molto, essendo anche Youth Rapporteur. Io sarò relatrice per il gruppo politico SOC sul tema movimenti giovanili e democrazia. I will call now Aurora Floridia on behalf of the Socialists, Greens and the Democrats first. As a Youth Rapporteur of the Social Affairs Committee, I'm fully aware that we have to stop referring to young people as an abstract entity that passively endures the decisions of others, unable to decide for itself. Young people don't just want their rights recognized, they demand action. Ho proprio il sogno di poter riuscire nel mio piccolo a cambiare le cose, non solo per quanto riguarda la partecipazione politica, ma tutti quei temi che noi come giovane generazione ora e in futuro adulta dovremo affrontare, perché non sono per niente soddisfatto di come sta andando il quadro geopolitico internazionale. Quindi come idea direi fare politica in modo giusto, adeguato e soprattutto che è esatto, rispettoso e che tenga conto delle giovani generazioni che poi verranno. C'è tanta disaffezione rispetto alla politica, anche poca fiducia nel lavoro che la politica fa, e quindi c'è da fare tutto un lavoro di costruzione che è venuto a mancare. Comunque ci sono tantissime giovani e giovani che si stanno impegnando anche da noi in Italia per realizzare il sogno che hai tu, e quindi io conto su di voi e do anche il mio personale contributo per aiutare le giovani generazioni come in passato altri hanno aiutato me. Io quando entro qui respiro l'Europa, respiro il multilateralismo, respiro l'importanza che ha il dialogo interculturale tra i vari paesi e quanto sia importante interfacciarsi con le varie culture, con i vari governi, con anche le varie prassi normative ai fini di avere una pace stabile in Europa. Una volta che i diritti non li hai più, ti accorgi che non li hai più quando ormai è troppo tardi, quindi è chiaro che è un lavoro certosino da fare quotidianamente per assicurare anche i diritti che sono stati conquistati nei decenni scorsi. Basta guardare adesso ai diritti delle donne. Sembra quasi che ce ne stiamo dimenticando, le diamo talmente per scontate